Nel cuore dell'antico Egitto, la morte non segnava la fine, ma l'inizio di un lungo viaggio verso l'aldilà. Per gli egizi, l'imbalsamazione era un rito sacro, fondamentale per garantire al defunto un'esistenza eterna. Ma ciò che molti non sanno è che dietro le mura dei templi e nei laboratori degli imbalsamatori si celava una realtà inquietante. Un segreto che pochi osavano raccontare. Le mummie venivano preparate con grande cura, ma non subito dopo la morte. Era pratica comune che il corpo venisse tenuto nascosto per 2 o 3 giorni dopo il decesso, e specialmente le donne. Ma perché questo ritardo? Gli storici ritengono che gli imbalsamatori avessero bisogno di questo tempo per evitare che il corpo, ancora caldo, divenisse una tentazione. In quei giorni di attesa, il corpo cominciava lentamente a deteriorarsi. La pelle perdeva la sua elasticità, i fluidi corporei iniziavano a essere assorbiti e la carne diventava sempre più fragile. Gli imbalsamatori, tuttavia, avevano il compito di preservare l'integrità fisica del corpo per garantire che l'anima potesse riconoscerlo nell'aldilà. I più esperti tra di loro, che spesso appartenevano a caste sacerdotali elevate, eseguivano rituali complessi che mescolavano conoscenze mediche avanzate e poteri religiosi. Il corpo veniva svuotato, trattato con resine aromatiche e mummificato in un processo che richiedeva settimane, se non mesi. La vera ragione di questo ritardo era anche un'altra. In quei giorni di attesa, il corpo non era ancora pronto a essere trattato come una mummia sacra. Alcuni storici hanno suggerito che questo fosse anche il periodo in cui alcuni imbalsamatori potevano cedere a desideri oscuri. Le testimonianze di quei tempi, benché vaghe, parlano di alcuni casi in cui l'interazione con il corpo andava oltre il semplice trattamento fisico. Si dice che alcuni di loro potessero compiere atti che oggi definiremmo necrofilia, pur di compiere il rito. Nelle cronache dell'epoca non c'è un consenso assoluto su quanto fosse diffuso questo fenomeno. Alcuni templi, lontano dagli occhi indiscreti, nascondevano segreti che, se rivelati, avrebbero potuto compromettere l'integrità stessa del sacro processo. Gli imbalsamatori, d'altronde, erano considerati come uomini che gestivano il confine tra vita e morte, tra il profano e il divino. Il loro potere non conosceva limiti, ed era proprio questa asimmetria di potere a rendere i rituali così pericolosi e ambigui. Gli storici moderni sono ancora divisi sull'interpretazione di queste storie, ma una cosa è certa: l'arte dell'imbalsamazione non era solo un lavoro fisico, ma una via attraverso cui il confine tra il mondo dei vivi e dei morti veniva trasgredito. Le mummie stesse, quei corpi conservati per l'eternità, erano oggetti sacri, ma anche testimoni di una pratica che nascondeva ben più di quanto il popolo potesse immaginare. Così, tra resine, bende e oli profumati, gli imbalsamatori lavoravano nell'ombra, custodendo segreti che, se mai rivelati, avrebbero cambiato per sempre la nostra comprensione dell'antico Egitto. La storia di questi uomini, legati al sacro e al profano, rimarrà sempre sospesa tra il mistero e la verità non detta.